Ciao ragazzi, bentornati su Live Your Guitar. Oggi vediamo un pezzo in cima alle classifiche da settimane. Si tratta di Torna a casa dei Måneskin, pezzo che vede la nostra chitarra protagonista dall'inizio alla fine, per cui bravi Måneskin. Vi premetto che è un brano di media difficoltà, per cui avremo la mano destra che arpeggia parecchio, la sinistra che dovrà fare alcuni accordi con barré che vediamo nel corso del tutorial. Il pezzo è lunghetto, per cui io ho deciso di dividerlo in due parti, la prima relativa a strofa e ritornello e la seconda relativa allo special e all'assolo, per cui alla conclusione del brano. Andiamo diretti all'esecuzione e divertiamoci. Ciao. Non ho ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Ragazzi, comincia di nuovo strofa, poi ritornello. Vediamo velocemente che cosa è successo in questa prima parte. Dunque, il primo accordo che incontriamo è un Do diesis minore, mi avvicino un po' così vedi meglio la chitarra, barré al quarto tasto, posizione di La minore. Il pattern di arpeggio, che poi si ripete anche sugli altri accordi, è questo: quinta, quarta, seconda, terza corda. Secondo accordo è un Mi maggiore, barré settimo tasto con la posizione di La maggiore, io lo faccio con questo mini barré con il mignolo, e un Si con il basso Re diesis, per cui Re diesis spinto con l'indice sul sesto tasto della corda dell'A e triade di Si maggiore. Lo ripete. A questo punto la canzone si sposta su un Fa diesis minore, per cui la stessa cosa che abbiamo fatto in Do diesis, si sposta con il barré al nono tasto, sempre a posizione di La minore, e ultimo accordo della strofa è un Sol diesis maggiore. Come avete visto, il pattern di arpeggio è sempre lo stesso. Scaricatevi gratuitamente la tab che ho preparato, la trovate sul mio sito, è semplice, gratis, perfetta, per cui avanti tutta. Il ritornello è la parte più complicata del brano, quello che vi propongo è identico all'originale. Nulla vi vieta di suonarlo, diciamo, strumming. Di Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Di Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Dopo questa pietosissima performance canora, io, come promesso, vi faccio vedere anche la parte invece originale. Ok, pronti? Seguite, mi raccomando, la tab. Partiamo dalla maggiore, per cui quinto tasto, non lo faccio con il barré intero ma con il mini barré. Prima nota è la nota fondamentale, quarta corda, settimo tasto, ok? Sulla maggiore accade questo. Cerco di tenere anche il tempo con il piede così capiamo dove cadono le note.
eccoci a Mi. Che cosa è successo? Sulla maggiore seguiamo questa linea. Il passaggio tra il La e il Mi avviene suonando il settimo tasto della prima corda, settimo della seconda, che ci dà lo slancio con questo slide per andare a finire a Mi maggiore, del quale suoniamo prima, quinta e terza, cioè fondamentale sul settimo tasto, quinta corda, nono della quarta corda, nono della seconda. Rifacciamolo con calma. E questo è il pattern ritmico sul Mi. Anche tra Mi e Sol diesis c'è un passaggio di note aggiuntive. Il passaggio è questo, per cui con il mignolo suonavamo il nono tasto della seconda corda, passiamo al settimo tasto della seconda corda con l'indice. Dico con l'indice perché ci servirà per scivolare fino alla posizione di Sol diesis maggiore, al quarto tasto. Ancora da capo. Passaggio. Qui c'è questo trillo. Come lo fa? In questo modo, sul Sol diesis maggiore, tra seconda corda, quarto e quinto tasto, fa questo. Ci lancia sul passaggio finale, dove abbiamo una linea da eseguire sulla quinta corda e ribattiamo sempre il Mi a vuoto. Avviene questo, quarto tasto della quinta corda, Mi, sesto tasto, Mi, settimo Mi. Con l'anulare andiamo al nono tasto. Dico con l'anulare perché dobbiamo andare a beccare il settimo della seconda corda per ripartire sulla maggiore. Di nuovo passaggio finale. La seconda volta è uguale ma chiude in Do diesis minore. Come promesso, nella seconda parte del video ci dedicheremo a special e solo. Ok ragazzi, qua usciamo con l'ultimo ritornello, per cui special e poi usciamo con il solo, suono distorto e andiamo. Sono un pazzo, lascia che ti racconti, avevo un'anima sfuggita per tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere, questa quasi a faccia, quando ci vedo raggiungere ero in mio, tra le essere vittime, essere in giudice, ero in mio, mi porta la luce dentro le pene che mia, per queste vere stelle che luce che illuminano, se fosse una notte quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, che non volevo più aspettare, quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, Andiamo con il solo. non volevo più sparire. Chiaramente qua usciamo con il suono pulito del ritornello come abbiamo visto nella prima parte del tutorial. Subito nella parte dello special, per cui alla fine dell'ultimo ritornello inseriamo la distorsione e succede questo. Si fa un gioco ad ottave per cui il Do diesis al quarto tasto della quinta corda viene raddoppiato, sesto tasto della terza corda. La divisione ritmica è questa, per cui 1, 2, 3, 4. La stessa cosa passa a Mi e poi a Re diesis. Lo facciamo tutto. 1, 2, 3, 4. Ancora Mi. Ancora Re diesis. Adesso
Adesso la divisione passa in sedicesimi tutti sparati sul do diesis tra la terza corda e la prima corda, per cui sesto tasto, terza corda, nono tasto, prima corda, 2 do diesis, sempre gioco ottave, un po' più complesso perché le corde alte sono più antipatiche come posizione per tenere a bada il resto della chitarra. Proviamola, occhio solamente alla ultimo sedicesimo perché c'è il piccolo trabocchetto, tutto quanto si sposta un tono indietro, per cui 2 tasti indietro per poi ritornare 2 tasti avanti, ok, do diesis, si, do diesis, in questo modo 1, 2, 3, 4. Va a finire su questi accordi lunghi che ci rilanciano sull'ultimo ritornello. Finalmente è arrivata la parte del solo che io vi faccio senza base, così capiamo meglio le note. Vi invito sempre a seguire la tab che passa qua sotto, con calma lì riusciamo a seguire una nota alla volta. Ci troviamo sul 13° tasto della terza corda, per cui 13. Questo trillo tra 11 e 13, slide sul nono tasto e il nono tasto della quarta corda. Ancora. Ok, questa volta sentite che 2 di questi Si li suona singoli, poi va a pizzicare l'ottava, per cui anche qui trillo per arrivare a 9. Rifacciamo 2, 3, 4. Si lancia su questo passaggio ora tutto quanto sulla seconda corda e fa 10, 9, 7, 5, 4, in questo modo. Per chiudere sulla solita parte, do diesis, re diesis, mi, fa diesis.